Inter Atletico Madrid, ci siamo finalmente, ottavi di finale di Champions League, una sfida importantissima, appuntamento con la storia per la nostra Inter, appuntamento con il nostro consueto format molto richiesto, andiamo a giocare in anticipo la partita, presentiamo la gara, presentiamo le probabili formazioni e le chiavi tattiche di questo doppio confronto tra Inter e Atletico Madrid, perché quello che analizziamo oggi vale per l'andata a San Siro, visto che siamo alla vigilia, ma vale anche per il ritorno, consapevoli che l'Atletico Madrid, soprattutto in casa, è una squadra molto forte, difficilmente lo si batte in casa, ma questa è un Inter che sta facendo molto molto bene, a tal punto che per alcuni l'obiettivo scudetto in realtà sembra essere talmente importante, la seconda stella rimane così prioritaria, per cui forse anche qualcuno dentro l'Inter ritiene la Champions sì un sogno, ma secondario a quello che è il vero obiettivo scudetto. Ma io credo che dopo la finale dell'anno scorso comunque tutti vogliono andare a rivivere quelle emozioni lì, la Champions è sempre la Champions e la squadra sono convinto che sa ed è convinta di poter fare molto molto bene. C'è stato tempo per preparare questa partita, secondo il famoso algoritmo di Opta che ormai commentiamo insieme da 3 anni a questa parte, l'Inter è favorita nel passaggio del turno e addirittura viene indicata come terza forza di questa Champions League dopo Real Madrid e Manchester City soprattutto. Ecco, condivido io questo entusiasmo visto il cammino straordinario che sta facendo l'Inter e il livello di gioco che sta esprimendo. Attenzione però, perché la doppia sfida contro l'Atletico Madrid sarà veramente veramente tosta. Un Atletico Madrid profondamente diverso rispetto a quello che in tanti conoscono, rispetto a quello che in tanti ricordano, e adesso andiamo a vedere perché. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare subito un mi piace e se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, partecipate con noi alle dirette ogni giorno alle 19:30 e alle live reaction quando gioca l'Inter. Ovviamente il canale più seguito è Passione Inter. Come arrivano innanzitutto queste due squadre a questa partita, in particolare alla gara d'andata di cui siamo alla vigilia. Poi vediamo le formazioni e le chiavi tattiche. L'Inter, lo sappiamo, sta volando, 8 vittorie su 8 partite in queste 2024, soltanto 2 sconfitte in tutta la stagione, una in campionato e una in Coppa Italia. Contro la Salernitana in campionato si è giocato venerdì sera e Inzaghi ha deciso di non fare turnover, ma come dicevo anche nel post partita comunque ha potuto poi gestire delle rotazioni nel secondo tempo. Sono usciti Thuram, Lautaro e Mkhitaryan, poi anche Çalhanoğlu e Bastoni, non hanno giocato Darmian e Di Marco, quindi in tanti hanno rifiatato e poi soprattutto l'Inter è andata sì fortissimo nel primo tempo, però in totale ha percorso a fine gara 8 chilometri in meno rispetto alla media di quanto fa in ogni partita, e vi devo dire che 8 chilometri in meno sono tanti. Non è stata quindi una partita clamorosamente dispendiosa, ecco, anzi forse visto anche il risultato ha ridato anche un po' di energia e di entusiasmo. Dall'altra parte invece l'Atletico Madrid ha scelto un approccio differente nell'ultimo turno di campionato, diverse rotazioni nella partita che si è giocata sabato pomeriggio contro il Las Palmas, con qualche polemica da parte di Simeone che rispetto all'Inter si è lamentato con la Liga perché ha potuto riposare di meno, e Las Palmas che dopo il Girona è la seconda grande rivelazione di questo campionato spagnolo di quest'anno, e comunque nonostante le rotazioni Simeone ha vinto con un secco 5-0, un risultato importante dopo un periodo un po' di appannamento, visto che nelle precedenti 3 partite erano arrivati un pareggio in campionato contro il Real Madrid nel derby e poi 2 sconfitte consecutive, uno contro l'Athletic Bilbao in Coppa del Re e l'altro contro il Siviglia in Liga, sconfitta un po' casuale anche per come è arrivata, comunque un'altra sconfitta. E diciamo che qui c'è un po' di tutto, quindi di questo Atletico Madrid, una squadra molto forte che nel 2023 è stata insieme al Barcellona, se non ricordo male, la miglior squadra spagnola in termini di punti fatti, che però alterna grandi cadute, visto che quest'anno sono già arrivate 8 sconfitte in totale, di cui 2 nelle altre competizioni e 6 in campionato, ma anche grandi vittorie. Comunque oggi l'Atletico è quarto in classifica in campionato, a meno 11 dal Real Madrid capolista, che quindi sta un po' scappando, ed è arrivato agli ottavi di finale di Champions League passando da primo nel girone con 14 punti, in un girone composto, completato dalla Lazio, che lo stesso è volata agli ottavi, Feyenoord e Celtic, passando anche abbastanza in scioltezza, segnando anche tantissimi gol, visto che l'Atletico è stato il secondo miglior attacco della fase a gironi dopo il Manchester City.
Cosa dobbiamo aspettarci allora da questo Atletico Madrid? Partiamo un attimo dalle probabili formazioni con un po' di novità da tenere d'occhio e possibili sviluppi anche nelle ultimissime ore. Nel momento in cui sto registrando ho già ricevuto delle notizie da tenere d'occhio che potrebbero essere ulteriormente aggiornate nelle prossime ore. Vi terremo ovviamente aggiornati sul nostro sito e nelle nostre live quotidiane. Vado al campetto per le probabili formazioni. Il modulo di base per l'Atletico Madrid è un 3-5-2 che in alcuni momenti diventa anche un 5-3-2 che però diciamo in alcuni momenti diventa anche una difesa a 4, è un Atletico che può cambiare. Comunque per farla semplice partiamo da un 3-5-2 e tendenzialmente l'Atletico dovrebbe giocare così, con Oblak in porta, portiere molto importante, molto forte, mi piace molto. In difesa ci sono dei dubbi aperti, Jimenez dovrebbe giocare a destra, aveva avuto qualche problema fisico, ma a parte tutti i difensori dell'Atletico hanno avuto più o meno problemi in questa stagione. Centrale Witsel, che forse ricorderete come un centrocampista e invece sì, nell'Atletico di Simeone adesso gioca difensore, quindi se gioca Witsel sarà lui il centrale, altrimenti Savic, una conoscenza tra l'altro del calcio italiano, giocherebbe a destra con Jimenez che scalerebbe al centro, a sinistra invece Hermoso, difensore che tra l'altro è in scadenza di contratto e da tener d'occhio anche in ottica mercato. A centrocampo Marcos Llorente sulla destra, ormai riconvertito ad esterno, ma è un vero e proprio jolly. Nell'ultima gara di campionato ha giocato praticamente sotto punta e ha fatto doppietta subito. De Paul, che sta crescendo molto quest'anno, dopo il mondiale soprattutto sta facendo molto bene, l'ex udinese. Koke, il capitano al centro, Saul a completare la mediana e Samuel Lino a sinistra. In attacco al momento mettiamo Griezmann e Depay, vista la probabile assenza di Morata. C'è da dire però, come vi dicevo, dubbi e possibili sorprese perché ad esempio Gabriel Paulista, l'acquisto di gennaio in difesa, è tornato a disposizione dopo un problema fisico e anche Morata, che sembrava aver riportato un infortunio grave, invece da quello che mi dicevano si sta riallenando o comunque sta facendo la seduta di allenamento con i compagni nella mattinata che precede la partita, per cui sta accelerando anche lui il recupero. Al momento lo mettiamo fuori anche Morata, però vediamo, soprattutto Morata diciamo sarebbe un recupero estremamente importante per l'Atletico Madrid, visto che sta facendo di fatto la sua miglior stagione in carriera con 19 gol e 3 assist forniti fino a qui, e anche se Depay è il sostituto, chiaramente Depay è un giocatore molto irregolare, devo dire, che è stato spesso accostato anche all'Inter, è chiaramente in questo momento parte dietro nelle gerarchie rispetto a Morata, però anche lui nelle giornate di picco, magari su un grande palcoscenico, è un giocatore che può fare estremamente bene. E poi c'è da sempre da considerare anche la variabile Correa in attacco, che non è il nostro Joaquin, ma è Angel Correa, un'altra alternativa molto affidabile, anche lui doppietta sabato contro il Las Palmas. La stella, visto che stiamo parlando di giocatori, rimaniamo un attimo qui, poi andiamo alle chiavi tattiche. Senza dubbio, però, è Antoine Griezmann la vera stella di questa squadra, almeno secondo me. Quest'anno vola a 18 gol e 7 assist già forniti. È di gran lunga, se non sbaglio, anche il miglior giocatore in Spagna in termini di gol e assist sommati e sta avendo il rendimento migliore di tutti. È diventato nel frattempo anche il miglior marcatore nella storia dell'Atletico Madrid ed è in generale un giocatore fondamentale con i suoi movimenti, con la partecipazione alla squadra, quindi nell'economia di tutto il gioco della squadra, non solo nella finalizzazione. Insieme a lui, se vogliamo limitarci ad individuare altri due giocatori chiave, ci metto sicuramente il capitano Koke in mezzo al campo, che partecipa tantissimo alla fase di costruzione, smista molti palloni in mezzo al campo e poi è anche un ottimo schermo davanti alla difesa e immagino che verrà spesso a duellare anche con Çalhanoğlu in un bel duello molto interessante lì in mezzo al campo. E poi a sinistra c'è, diciamo, la freccia Samuel Lino che difensivamente paga qualcosa, però è un'ala che di fatto è stata convertita ad esterno sulla fascia, ha molta gamba, ha qualità, ha dribbling anche nell'uno contro uno, un giocatore molto da tenere sotto osservazione. Tra l'altro Lino è l'unico diffidato dell'Atletico Madrid, quindi in caso di ammonizione salterebbe il ritorno ed è magari un punto da tenere sotto osservazione, da tenere in considerazione anche per andare a dar fastidio a questo Atletico. Nell'Inter invece torno al campo, i diffidati sono 3, uno è Aslani che non dovrebbe giocare dal primo minuto, gli altri 2 invece sì, Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Occhio ai gialli, quindi anche per loro salterebbero eventualmente il ritorno. La probabile formazione al momento ha un solo dubbio, perché davanti a Sommer con Pavard ci saranno De Vrij e Bastoni, visto che Acerbi rimane ancora fuori, centrocampo Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, i soliti 3, a destra Darmian è l'unico dubbio, come vi dicevo, al momento è in vantaggio su Dumfries, nonostante la buona prestazione di Dumfries
Boys contro la Salernitana e i buoni segnali comunque dell'ultimo periodo. Darmian ha rifiatato contro la Salernitana, quindi è abbastanza è anche per questo che si trova in vantaggio, così come abbastanza scontato Di Marco dall'altra parte, che ha visto in panchina la gara contro la Salernitana. In attacco pochi dubbi Lautaro Martinez e Thuram. Questo quindi per la probabile formazione. Magari nei commenti fatemi sapere se siete d'accordo, cambiereste qualcosa oppure no. Vi do altri elementi per fare il vostro commento e per decidere che formazione schierare. Andiamo ad analizzare la partita e il tipo di partita che possiamo aspettarci e soprattutto come si può vincere questa gara per l'Inter, che è la cosa che ci interessa di più. Partiamo da alcuni numeri che secondo me sono sempre molto molto interessanti. Vi dicevo, l'Atletico Madrid è cambiato molto, sta cambiando pelle. Dopo la delusione della scorsa stagione, che è stata una stagione negativa, c'è stato un forte rinnovamento in termini anche di stile di gioco e inevitabilmente, secondo me, queste novità portano con sé degli scossoni, cioè stai cambiando anche filosofia di gioco, un periodo di adattamento che più o meno lungo è inevitabile e da qui secondo me si capiscono le tante sconfitte, comunque 8 sconfitte non sono poche che sono arrivate fino a qui, e soprattutto i tanti gol presi con diversi errori da parte di una difesa che solitamente ci ricordiamo un Atletico Madrid granitico e da cui non ti aspetti quegli errori che invece ci sono stati nei difensori. Dall'altra parte, però, come dicevo, è diventata una squadra anche più propositiva e che segna tanto. Solo Barcellona e Real Madrid tirano in porta più dell'Atletico Madrid nel campionato spagnolo, e quello dell'Atletico, come dicevo, è stato il secondo miglior attacco della fase a gironi della Champions League, dietro soltanto al Manchester City. Questo perché l'Atletico è diventato una squadra molto più di possesso, che gioca il pallone, che prova a costruire cercando di stanare i giocatori avversari partendo dal basso e poi arrivando a verticalizzare, passando dalle fasce soprattutto, ma non solo. E negli ultimi 2 anni, e in questo anno soprattutto, è aumentata di molto la percentuale di possesso palla medio a partita, quindi mediamente tengono di più il pallone. E anche se ci sono delle fasi in cui va ad aggredire più alto, non sono venute a mancare del tutto le aggressioni alte sui costruttori, assolutamente no, però il dato che misura la qualità e l'intensità del pressing che viene portato dai giocatori offensivi sui difensori avversari quando costruiscono è in continuo calo, o meglio, il PPDA, diciamo il numero di palloni che fanno giocare ai difensori avversari, che fanno costruire prima di azionare il pressing, sta aumentando sempre di più. Quindi l'Atletico gioca sempre di più la palla e rinuncia sempre di più ad aggredire alti, preferendo invece, quando deve difendersi, un blocco più basso, una linea molto stretta, ovviamente, quando c'è da difendere, soprattutto contro grandi squadre, anche se poi in realtà questo al momento non ha totalmente blindato la porta, anzi, come dicevamo, l'Atletico Madrid concede e concede molto. In Liga solo 5 squadre hanno concesso più tiri agli avversari, per farvi capire, e se questo non vi bastasse vi do altri 2 numeri che vi fanno davvero capire quanto è cambiato l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone è terzultima nella Liga, nel campionato spagnolo, per falli commessi, ed è nelle ultime posizioni anche per duelli aerei vinti. Ditemi se questo, una squadra che non commette più falli, subisce tiri, prende gol e non è più dominante sui duelli aerei, ditemi se questo non è già un indicatore molto importante di come è cambiato l'Atletico quest'anno. Andiamo però al campetto e lo vediamo concretamente, vediamo se mi metto più in piccolo, ecco, mi metto più in piccolo così lasciamo più spazio al campo e cerco di leggerlo al meglio possibile per chi ci segue anche in podcast, per chi ci ascolta anche in podcast. Partiamo dal come costruisce l'Atletico Madrid, passiamo il pallone all'Atletico Madrid. La prima cosa che c'è da dire è che Oblak, a differenza del nostro Sommer, per esempio, partecipa molto poco, è un portiere che è molto bravo tra i pali, quando ha il pallone tra i piedi lui o si sbriga, diciamo, a cederlo ai difensori che costruiscono di più, oppure va al lancio lungo a cercare gli attaccanti. Non è un giocatore, ecco, così un giocatore di movimento aggiunto come lo è invece magari il nostro Jan Sommer. Quindi il pallone si sposta subito da Oblak ai difensori. Hermoso, il difensore di sinistra, di piede mancino, ed è da tener d'occhio anche in ottica mercato, come dicevo, è quello che più di tutti gestisce i palloni e lo fa anche con più qualità, ed è quello che forse anche con più
coraggio si va a buttare in avanti e cerca anche di proporsi per aiutare i centrocampisti, anche se poi i 3 difensori rimangono sempre molto bloccati, e questa è una cosa da tenere in considerazione. Comunque lui è quello che gestisce più palloni. Witsel, essendo un ex centrocampista, comunque si trova molto a suo agio e ha delle ottime letture dal punto di vista dell'anticipo, dal punto di vista anche della lettura del gioco, meno dal punto di vista della rapidità e del fisico, può pagare un pochino con i nostri attaccanti veloci. Comunque la costruzione è quella classica del 3+2 che viene fatta dall'Atletico Madrid, con i 2 centrocampisti che vengono a creare questa superiorità numerica in mezzo. Saul, solitamente il terzo centrocampista, invece si va ad alzare, viene a fare un po', oppure da quest'altra parte, comunque si alza per cercare di fare da connessione tra i reparti, e i 2 esterni lo stesso si vanno ad alzare. Quindi costruzione da 3+2, in modo che se si alzano gli attaccanti, e poi l'Inter di solito è molto aggressiva, sale anche con i quinti e le mezze ali, cercano sempre di essere in superiorità numerica, chiaramente per uscire bene dalla fase di pressione. Una volta superata la prima linea di pressione, qui si aprono degli spiragli molto interessanti, con Saul, come detto, che si butta in avanti e si va ad aggiungere gli attaccanti, ma soprattutto Griezmann, che è il giocatore in assoluto più difficile da leggere, perché cerca sempre di giocare sui mezzi spazi, in quelle terre di mezzo dove è difficile da leggere. Poi lui ha grandissima qualità per ricevere il pallone, e poi da qui solitamente può andare, diciamo, a sviluppare in vari modi. Ci sono 3 possibili soluzioni da sviluppare in questo modo. Uno è servire l'esterno lungo linea per andare al cross, quindi Samuelino, che sarà una freccia che andrà ad alzarsi molto, cercherà sempre di trovarsi in posizione per ricevere da Griezmann, e quindi qui Darmian si profila un bel duello con Pavard, che dovrà fare molta attenzione nel leggere il movimento, se Darmian lo perde e se Saul si viene ad aggiungere pericolosamente. La seconda soluzione è quella di premiare, se l'Inter dovesse essere un po' alta, l'inserimento in profondità dell'altro attaccante. Griezmann che viene incontro, l'altro attaccante solitamente è Morata, che lo fa molto di più. Morata ha il ruolo molto di fare la boa e di venire ad attaccare alle spalle dei difensori. Morata lo fa molto bene, ma anche Depay lo può fare, anche se con caratteristiche un po' differenti. Comunque cercherà di venirci a attaccare qui dietro, quindi Griezmann o Saul cercheranno di imbeccare o l'esterno o Depay, quindi in questa situazione, o comunque l'attaccante. La terza chiave molto interessante e molto utilizzata è quella del cambio campo, anche con aperture di 40 metri, cosa che fa spesso anche l'Inter, per pescare Llorente dall'altra parte. Diciamo che tendenzialmente, quando l'Atletico arriva ad attaccare dopo essere usciti dal pressing, cercano sempre di portare i 2 attaccanti a centro area, cercando di isolarli nell'uno contro uno. Uno dei 2 esterni, mettiamo caso Samuelino a sinistra, che può andare al cross, l'altro esterno va sempre in area di rigore a chiudere, e c'è sempre almeno Saul al limite dell'area di rigore per raccogliere eventuali ribattute e poter calciare in porta. Questo è il metodo, diciamo, con cui principalmente vengono a costruire, ricordandoci però che anche loro fanno un'altra cosa molto simile a noi, rimettiamo le pedine al loro posto. Diciamo che se non hanno questo sviluppo immediato, che non è semplice da trovare sempre, cercano di costruire anche in una maniera più paziente, cercando di sovraccaricare delle zone di campo. Faccio un esempio: intanto Koke è sempre un po' il ragionatore del centrocampo, quindi tanti palloni dalla difesa passano da Koke o da Hermoso, per cui mi posso aspettare che questo lato, il loro lato sinistro, dove noi abbiamo Pavard, Barella e Darmian soprattutto, sarà il lato in cui giocheranno un pochino di più e cercheranno di costruire un po' di più. Ecco, loro, come vi dicevo, cercano di sovraccaricare questa parte qua. Quindi se c'è Darmian, ci sarà Barella, Pavard in questa zona. Loro comunque portano 4 giocatori, li portano molto vicini, in modo da potersi muovere, scambiare di posizione, e con gli 1-2 andare a liberare poi lo spazio per guadagnare campo tramite le combinazioni. E questo, l'Atletico è una delle squadre che in Spagna cerca più di tutti le combinazioni. Facendo questo sovraccarico qua, l'Inter potrebbe essere un pochino attratta, diciamo, nell'andare a gestire, a coprire questo spazio di qua, e quindi in questo modo loro cercano di attrarre l'Inter da una parte per liberare Llorente dall'altro lato. Comunque l'inserimento anche di De Paul, che si fa sempre trovare molto molto attento e prezioso in questo. Questo quindi è un po'
il modo in cui ci attaccheranno. Gli attaccanti rispetto all'Inter, come vi dicevamo, Thuram di solito parte prima punta e Lautaro lo segue alle spalle e poi sono molto interscambiabili. Nell'Atletico invece i compiti sono un pochino più delineati, con Griezmann che viene più a rifinire e Depay che andrà, o Morata che andranno di più a finalizzare. Detto che poi Griezmann i numeri lo certificano, è sempre pronto anche a farsi trovare in zona gol. In fase di non possesso, invece, come si difende questo Atletico? Vi dicevo, è un 3-5-2 che però diventa piuttosto agevolmente un 5-3-2 abbastanza tradizionale, ed è un 5-3-2 che cercano di mantenere con un baricentro abbastanza basso, ma non è una difesa proprio bassissima, non arrivano fino a dentro l'area di rigore, cercano di mantenere una linea alta, per cui questo significa, si traduce in una squadra estremamente corta, con le linee di centrocampo e difesa molto, molto vicine e quindi una densità in questa area, al limite dell'area di rigore, estremamente elevata e quindi anche un po' difficile da girare. Contro l'Inter immagino che potranno essere un pochino più bassi del solito, anche perché se Lautaro e Thuram dovessero andare a ingaggiare dei duelli in velocità, soprattutto con Witsel, o anche Savic dovesse giocare lui, è chiaro che i nostri potrebbero avere la meglio. Quindi potrebbero essere un pochino più bassi. Se dovessero avere delle difficoltà sulle fasce, potrebbero spostarsi anche ad un 4-4-2 probabilmente, per creare un po' più di superiorità numerica sulle fasce. Tendenzialmente però ce li aspettiamo inizialmente con questo 5-3-2 veramente molto molto basso, compatto e stretto, soprattutto in queste zone di campo. L'aggressione alta, come vi dicevo, è calata, quindi ci lasceranno giocare un pochino di più, anche se poi in alcune fasi sicuramente verranno ad attaccarci, e i movimenti poi in marcatura sono abbastanza quelli classici del 3-5-2 da come ho visto. Quindi se vorranno essere un pochino più aggressivi, Hermoso magari verrà ad attaccarci su Barella, i due esterni si vanno a marcare a vicenda, Koke viene a schermare Çalhanoğlu e così via. Quindi marcature abbastanza classiche in questo senso. I difensori, come vi dicevo, tendenzialmente rimangono comunque piuttosto bloccati, sia Jimenez che Witsel che Hermoso, o eventualmente anche Savic, quindi sì, partecipano alla costruzione ma non si alzano come per esempio fa Pavard, che è estremo nell'arrivare anche nell'area di rigore avversaria. Questo significa che se anche l'Inter dovesse riuscire a riconquistare palla con la formazione sbilanciata in avanti, comunque dietro l'Atletico lascia dei giocatori importanti con cui riuscire a contenere i contropiedi, le ripartenze dell'Inter. Ehm, Queste quindi sono un po' le chiavi. Diciamo che verrebbe da dire che è una squadra con cui l'Inter si incastra molto male. Secondo me questa dovrebbe essere un po' la base, ed effettivamente per me un po' è così. Per cui come livello qualitativo io credo che l'Inter abbia qualcosa in più e possa partire un pochino con il favore dei pronostici, però sono due squadre che si incastrano in una maniera forse per noi un pochino complicata. Sappiamo che sarà una grande battaglia, e allora come possiamo andare a batterli? Intanto, come dicevo, l'Inter forse ha un po' più di qualità, ma soprattutto loro dietro sono forti, sono attenti, sono bassi e compatti, ma sono tutt'altro che impermeabili, come abbiamo avuto più modo di dire con i numeri, e soprattutto anche nella loro fase di costruzione comunque degli errori li commettono. Qualche errorino tra i loro difensori, anche se sanno giocare bene il pallone, ci scappa, qualche disattenzione, qualcosa nelle combinazioni quando sono piuttosto intricati possono sbagliare. Quindi la prima cosa che mi viene in mente da dire è andare con coraggio, soprattutto giocando in casa la prima, ad attaccare, ad aggredire lì. La pressione alta, l'Inter può e deve essere aggressiva, perché in fase di impostazione non sono impeccabili e i loro difensori possono essere aggrediti sicuramente. Poi la situazione sulle fasce l'Inter è molto forte, lo sappiamo bene. Abbiamo visto che anche cambiando i giocatori con Carlos Augusto e Dumfries contro la Salernitana, l'Inter ha dominato le fasce, detto che era la Salernitana ovviamente, ma il livello dell'Inter è molto alto lì, quindi le combinazioni con Pavard che si butta dentro possono essere di difficile lettura per i loro difensori. Samuellino soprattutto paga qualcosa dal punto di vista difensivo, ma anche Llorente qualcosina paga, e quindi se siamo abili a creare quelle triangolazioni che facciamo sempre molto bene tra terzo di difesa, mezzala ed esterno di centrocampo,
possiamo riuscire a guadagnare il fondo e da lì creare i presupposti per andare al traversone basso o alto con Çalhanoğlu, che secondo me avrà dei momenti in cui dovrà giocare con coraggio per venire anche a chiudere al limite dell'area di rigore per tentare il tiro. Quindi anche lì è sicuramente un'altra arma che possiamo utilizzare e dove possiamo far male a questa squadra. Ecco, forse verrebbe da dire che, visto che Samuelino è diffidato, un Darmian che un Dumfries che lo punta e che dal punto di vista fisico è molto più grosso, potrebbe metterlo in seria difficoltà probabilmente. Però la scelta di Darmian potrebbe essere anche una scelta un pochino più conservativa, promuovendo l'inserimento di Pavard che si alza molto e Darmian che viene a chiudere dietro per non concedere il campo e il contropiede a Lino, che è pericoloso con la velocità e con le sue abilità tecniche da questo punto di vista. Quella dell'andata probabilmente non sarà la partita che deciderà il passaggio del turno, perché il livello è chiaramente molto equilibrato. È diciamo una gara abbastanza, sicuramente come il livello siamo lì, siamo squadre simili che sicuramente se la giocheranno. Credo che appunto non ci sarà un divario di risultato clamorosamente ampio dopo questa partita, per cui inevitabilmente bisognerà andarsi a giocare il passaggio del turno nella gara del ritorno. In casa loro, come accennavo all'inizio, sono veramente forti, per cui sarà una gara sicuramente molto molto complicata, però ecco, l'aver creato questo solco di distanza dalle rivali in campionato ci dà la possibilità ora di focalizzarci davvero al 100% su questa Champions League, su questa competizione assolutamente molto molto importante. E io credo che l'Inter, quando si è trovata, non dic sì, spalle al muro, comunque ad affrontare partite secche o di grande livello, difficilmente le ha sbagliate. Quindi questo sicuramente mi porta ad essere molto, molto, molto fiducioso. In casa a San Siro bisogna costruire, diciamo, questo passaggio del turno, non perché poi al ritorno non possiamo farlo, non possiamo batterli, ma perché sicuramente sarà, complicato, per cui sarà importante far bene in casa e poi andare là a poter fare anche qualche calcolo. E sperando che nel frattempo in campionato si possa fare anche ulteriormente il vuoto, così da poter riversare ancora più energie in questa Champions, perché è vero che il campionato rimane l'obiettivo, la seconda stella rimane il grande obiettivo di questa stagione, però questa squadra ci sta facendo sognare, allora vogliamo davvero sognare in grande anche in Europa. Spero di essere stato chiaro nella mia analisi anche tattica di questa partita, di avervi dato degli elementi da tenere d'occhio e se avete colto anche degli spunti con cui poter far male a questo Atletico, poi li rivedremo in campo e mi direte se avrò avuto ragione oppure no. Certo, al netto di eventuali cambiamenti, noi ci possiamo basare su quello che abbiamo visto fino ad ora e riportarli nel prossimo futuro. Poi se l'Atletico cambia tutto o torna alla difesa a 4, cosa che in partita può farlo, dall'inizio me lo aspetto meno, non potevamo chiaramente prevederlo. Vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, se questo lavoro vi è piaciuto, se vi piace quello che facciamo su Passione Inter, ci abbiamo messo tanto lavoro dietro, immagino si sarà capito, e per fare questo lavoro lo possiamo fare solo soltanto grazie al vostro sostegno, al sostegno dei nostri abbonati e delle nostre abbonate. Quindi se vi va di supportarci e partecipare anche a questi contenuti, nella realizzazione di questi contenuti, entrate a far parte del nostro club www.passioneinter.club. Vi aspettiamo lì con la grande community con cui commenteremo anche in anticipo questa partita. E non solo, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.